Lo so cosa state pensando. Un'altra fangirl di Nolan che viene a dirci che il suo Batman è il migliore. E sì, esattamente, questo è esattamente quel video. Ma aspettate a chiuderlo. Non è una dichiarazione sparata a caso, è il risultato di una trilogia che ha riscritto le regole del cinecomic, che ha tolto il mantello di gomma a un personaggio iconico e lo ha messo davanti allo specchio. E no, non è lo specchio in cui si allena Pattinson facendo flessioni con lo sguardo emo. Oggi vi racconto perché la trilogia del Cavaliere Oscuro è la migliore versione cinematografica di Batman di sempre. Non la più fedele al fumetto, non la più fumettosa, ma la più coerente, potente e, accidenti, la più umana. Benvenuti geek! Cominciamo il viaggio nel buio. Quando Christopher Nolan ha accettato di dirigere Batman Begins, il mondo del cinecomic era, come dire, in piena crisi di identità. Venivamo da Batman e Robin con Bat Credit Card, pettorali scolpiti e dialoghi scritti sotto effetto di sedativi. Il pipistrello era diventato una barzelletta. E Nolan ha detto: aspettate un attimo, e se lo prendessimo sul serio? Boom! Realismo, psicologia, filosofia. Una Gotham che sembra una metropoli reale, corrotta, oscura, più vicina a Chicago che ai set teatrali di Burton. Un Bruce Wayne che non è solo un orfano ricco in costume, ma un uomo in cerca di senso, vendetta e identità. Perché l'idea centrale di Nolan non era fare un film su Batman, era fare un film su un uomo che decide di diventare Batman. E per questo ha cominciato da zero. Ha chiesto: com'è possibile che un miliardario traumatizzato riesca a diventare un simbolo? E così ci ha dato ninja, addestramento, filosofia orientale e una tecnologia credibile, finalmente, per giustificare ogni gadget. Ma c'è di più. Nolan ha inserito tutto in un mondo post 11 settembre. Non è un caso che il terrorismo, la paura come arma, il controllo sociale diventino temi fondamentali. Gotham non è solo Gotham, è l'Occidente in crisi. È una società che si chiede quali mostri siamo disposti a creare pur di combattere il crimine? E Bruce Wayne diventa la risposta. Non un salvatore, ma un simbolo. Uno che si nasconde dietro una maschera per mostrare chi siamo davvero. Non è chi sono dentro, ma quello che faccio che mi definisce. Boom! Filosofia da pipistrello, ma con spessore. E sapete qual è il bello? Che Nolan non era neanche un fan accanito dei fumetti. Questo gli ha permesso di vedere Batman da fuori, come una figura mitologica da descrivere con il linguaggio del cinema, non solo del fanservice. Insomma, niente alieni, niente raggi laser, niente battute forzate, solo Gotham, un uomo spezzato e la decisione di trasformare quel dolore in giustizia. Curiosità oscura. Sapete qual è una delle ispirazioni dichiarate di Nolan per la trilogia? Blade Runner. Sì, esatto, il noir futuristico di Ridley Scott. Perché per Nolan Batman non è un supereroe, è un detective tragico in un mondo che sta cadendo a pezzi. E questo, amici miei, è già abbastanza per alzare l'asticella. Capitolo 1. Batman Begins. L'origine senza ridicolo. C'è un momento in Batman Begins in cui Alfred guarda Bruce e dice: perché cadiamo, signor Wayne? Per imparare a rimetterci in piedi. Ecco, in quel preciso istante i fan hanno capito che questo non era il solito Batman. Era la prima volta che qualcuno prendeva sul serio l'origine del Cavaliere Oscuro. Non un montaggio da 3 minuti con 2 pipistrelli in CGI e una Batcaverna prefabbricata. No, qui abbiamo la discesa agli inferi letterale e metaforica.
Il trauma non è solo un pretesto, è l'ossatura del film. Il piccolo Bruce cade, i genitori muoiono e lui sparisce. Viaggia, si perde, si infila in prigioni asiatiche come se fossero ostelli per miliardari in crisi esistenziale. E lì, tra fango e pugni nei denti, arriva la vera svolta, la Lega delle Ombre. Ra's al Ghul lo prende, lo addestra, lo distrugge e poi lo ricostruisce. Ed è lì che Nolan fa il colpo di genio. Trasforma la paura, la cosa che ha sempre tormentato Bruce, nella sua arma principale. Diventa più di un uomo, diventa un simbolo. Zack Snyder sta ancora cercando di capire come si fa una cosa del genere senza slow motion. E poi c'è Gotham, che non è più una giostra gotica da Tim Burton o un parco a tema fluo come da Schumacher. Qui Gotham è realistica, decadente, corrotta fino al midollo. Un incrocio tra Chicago, Blade Runner e l'incubo di un urbanista. E i villain? Niente clown pazzi o pinguini armati di razzi. C'è Carmine Falcone, mafioso da manuale. C'è lo Spaventapasseri, un villain sottovalutato, inquietante, psicologico. E poi c'è Ra's al Ghul, che rappresenta la versione estrema di Bruce, giustizia attraverso la distruzione. Tecnologia? Check. La Batmobile diventa un carro armato militare chiamato Tumbler. Il costume viene spiegato in laboratorio. Ogni gadget ha un motivo di esistere e nessuno si accende con un tasto Bat. E finalmente Bruce Wayne ha una faccia pubblica che ha senso. Un miliardario scemo, playboy, superficiale. Una maschera, ma stavolta quella vera, perché il vero Bruce è quello col costume. Curiosità da cinefilo nerd. Il mentore Ducard, ovvero Ra's al Ghul, è interpretato da Liam Neeson, che fino a un anno prima salvava figlie rapite. E qui invece cerca di far saltare una città per equilibrare il mondo. Thanos taking notes. Perché funziona tutto questo? Perché Nolan prende l'idea del supereroe e la impasta con un cinema vero. Thriller, noir, formazione, filosofia. E Christian Bale ci mette il corpo, la voce cavernosa e pure il peso forma yo-yo. Sì, ok, magari quando urla "Where are they?" sembra abbia ingoiato carta vetrata, ma è il Batman più credibile mai visto. Insomma, Batman Begins non è solo l'inizio della trilogia, è la riscossa di un personaggio deriso per troppo tempo. E Nolan non si limita a raccontare come nasce Batman, ma perché il mondo ha bisogno che Batman nasca. Ok, ma parliamo un attimo del cast. Perché Batman Begins è cinema serio, raga, e uno dei motivi per cui funziona così bene è che sembra interpretato da un gruppo di attori usciti da un Oscar party, non da una convention cosplay. Christian Bale, l'unico uomo capace di cambiare massa corporea come noi cambiamo i calzini, porta un Bruce Wayne schizofrenico in senso buono, tormentato, determinato, falso playboy credibile e Batman credibile pure quando ringhia come un Doberman. Michael Caine come Alfred, sarcastico, elegante, british fino al midollo. È il cuore emotivo della trilogia, quello che ti fa piangere, ma con stile. Gary Oldman come Gordon è la scelta perfetta. Finalmente un commissario che non è una macchietta. È un uomo comune in mezzo a un mondo fuori controllo. E il suo rapporto con Batman è uno dei più riusciti del film. Complicità silenziosa, rispetto e quella scena epica sul tetto con la carta del Joker che, vabbè, ci arriveremo. Morgan Freeman è Lucius Fox, il Q della Wayne Enterprises. In qualsiasi altro film sarebbe solo l'esperto di gadget, ma qui ha dignità, umorismo e uno stile da CEO che farebbe impallidire Elon Musk. Cillian Murphy è lo Spaventapasseri, inquietante, sottile, disturbante, uno che con lo sguardo ti fa venire voglia di accendere tutte le luci in casa. E poi c'è Katie Holmes, fa il suo, non è il punto forte del film, ma la sua recita è comunque meglio dell'inutile damsela in distress di altri cinecomic. E gli aspetti tecnici?
perché diciamolo, questo film non invecchia nemmeno sotto acido. Nolan gira Batman Begins con l'occhio di uno che non vuole fare un film di supereroi, ma un thriller con protagonista un uomo vestito da pipistrello. L'azione è più grezza e confusa rispetto ai sequel, è vero, ma c'è un'idea precisa dietro. Vedere Batman dalla prospettiva delle sue vittime. Il montaggio frammentato durante i combattimenti è un modo per trasmettere confusione e paura. Quando sei un criminale e lui ti piomba addosso dal nulla, non vedi nulla. Quindi sì, è caotico, ma per una ragione. La fotografia di Wally Pfister è sporca, cupa, ma mai artificiale. Gotham è una città grigia, reale, malata. E ogni scena, anche la più buia, ha un suo equilibrio visivo. C'è un mondo vissuto, non filtrato da luci blu o arancioni sparate a caso. La colonna sonora firmata da Hans Zimmer più James Newton Howard è un mix esplosivo. Niente temi super riconoscibili come nei film di Danny Elfman, ma una musica che cresce, pulsa, ti accompagna nelle trasformazioni. La Bat Music di Zimmer è come Batman stesso, silenziosa, minacciosa, poi esplode in un crescendo da pelle d'oca. Design e scenografia? Tutto è tangibile, niente green screen invadenti. La Batmobile esiste davvero, le location sono vere e Nolan fa di tutto per farci sentire che stiamo guardando qualcosa che potrebbe succedere davvero. Con questi elementi Batman Begins diventa più di una origin story. È un film d'autore mascherato da blockbuster, un noir esistenziale con le botte. E sì, è solo l'inizio, perché dopo arriverà l'anarchia. Capitolo 2. Il Cavaliere Oscuro, l'eroe che meritiamo, ma non quello di cui abbiamo tempo di parlare in pochi minuti. Diciamolo subito, senza troppe cerimonie. Il Cavaliere Oscuro non è solo il miglior film di Batman mai realizzato, è anche uno dei migliori thriller degli anni 2000. Un noir urbano, un western metropolitano, un film di gangster travestito da cinecomic e, dettaglio non trascurabile, un'esplosione di cinema serio ma con mantello. Siamo a Gotham, ancora più malata, più sporca, più realistica. La criminalità ha paura di Batman, ma stavolta la paura non basta. Serve il caos. Serve un tizio truccato da clown che fa saltare in aria tutto, inclusi i canoni del genere. E quindi arriva lui, Joker, ovvero il film cambia nome perché lui è troppo forte. Heath Ledger entra in scena con una maschera da clown e in meno di 5 minuti cambia per sempre le regole del gioco. Altro che villain secondario. Il Joker è il protagonista occulto, il burattinaio dell'intera narrazione. Non ha un piano, o meglio, finge di non averlo, ma in realtà orchestra una danza perfetta di terrore e corruzione. Non vuole uccidere Batman, vuole smontarlo pezzo per pezzo, costringerlo a violare il suo codice, a scegliere tra l'ordine e il caos. La performance di Ledger è storia del cinema, e non per la retorica postuma. È disturbante, affascinante, imprevedibile, divertente e agghiacciante, tutto insieme. È la versione definitiva del Joker, tutto. E quando dice "Why so serious?", noi spettatori ci stiamo già prendendo maledettamente sul serio. Il Cavaliere Oscuro è anche un film sulla fragilità degli ideali raccontato attraverso un triangolo non amoroso, quello tra Batman, Harvey Dent e due facce. Dent rappresenta il Cavaliere Bianco, l'uomo che combatte la corruzione senza maschera, l'eroe che Gotham può mostrare alla luce del sole e quindi deve cadere. Perché? Perché Joker lo sa che basta una giornata storta per trasformare un uomo onesto in un mostro. E così nasce Due facce, in una sequenza che sembra uscita da un incubo di Cronenberg diretto da Kubrick. Una parabola tragica e dolorosa che si chiude in una delle scene più intense dell'intera trilogia.
E Batman? Batman sceglie di mentire a tutta la città per salvare l'immagine dell'eroe caduto. Perché a volte la verità non basta, a volte serve una bugia per tenere viva la speranza. E in quella scelta c'è tutta la poetica di Nolan. E il finale? Beh, il finale è da manuale. L'ultima parte del film è cinema purissimo. Montaggio serrato, musica di Zimmer che ti prende allo stomaco, immagini che sembrano scolpite nella pietra. E poi quella frase. Is the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. Una frase che ha fatto impazzire mezzo internet per anni, ma che nel contesto ha un senso cristallino. Batman sceglie di farsi carico della colpa, dell'odio, del rifiuto. Diventa il cavaliere oscuro nel vero senso del termine. Un eroe che agisce al buio e per questo non può essere amato. Per questo non può essere che un fuggitivo. Un finale perfetto. Una chiusura tragica, ambigua, potente. E la certezza, per tutti noi, che nessun altro cinecomic avrebbe mai raggiunto quelle vette. Almeno non senza un clown anarchico e un regista che gira i film come fossero guerre morali. Se in Batman Begins Nolan ci aveva mostrato come nasce un mito, qui il mito lo smonta e lo reinventa, grazie a un cast che si comporta come se stesse recitando Shakespeare con mantello e Bat Gadget. Christian Bale è Batman, versione uomo distrutto, e stavolta fa una cosa che pochi attori si permettono nei sequel: rende il suo eroe più debole. Bruce Wayne è stanco, disilluso, incastrato in una doppia vita che non ha più senso. Vuole passare il testimone, ma nessuno è all'altezza, e così resta lì, ad aspettare che il caos bussi alla porta. E quando lo fa, con il volto di Joker, non è pronto. La sua recitazione è tutta in sottrazione. Meno urla, più sguardi. È un Batman empirico e per questo molto più interessante. Difficile da dire qualcosa di nuovo su Heath Ledger, ma ci proviamo. Questa non è solo un'interpretazione, è una possessione demoniaca. Un tuffo nel baratro della follia controllata. Ogni scena in cui compare è imprevedibile, disturbante, magnetica. Ledger ha costruito il suo Joker da zero. Voce, tic, postura, risate diverse a seconda della situazione. E no, non è solo pazzo, è lucido, metodico, scientificamente distruttivo. È il vero anarchico immortale. Non recita il male, lo studia, lo ragiona, lo trasforma in filosofia da strada. E quando guarda Batman e dice "tu mi completi", noi ci rendiamo conto che è vero, sono le due facce di una stessa moneta, scheggiata. Onestamente, una delle sorprese del film è Aaron Eckhart, il miglior due facce di sempre. Harvey Dent, in mano a Eckhart, è carismatico, onesto, quasi troppo puro per Gotham, ed è proprio per questo che la sua caduta è così devastante. Il passaggio da cavaliere bianco a giudice giustiziere bruciato vivo è uno dei momenti meglio scritti dell'intera trilogia. Eckhart lo interpreta con un misto di dolore e furia che rende Due Facce non solo credibile, ma tragico. Un villain secondario che in qualsiasi altro film avrebbe rubato la scena. Qui è solo il secondo miglior cattivo. Ma che secondo! Il commissario Gordon è il cuore del film. Gary Oldman lo interpreta con una sobrietà che fa il giro e diventa eroismo. È l'uomo normale in un mondo di pazzi, l'unico che resta umano in mezzo a eroi mascherati, clown psicopatici e politici corrotti. È la spina dorsale della trilogia, il testimone morale, e non ha bisogno di un costume. Lucius Fox e Alfred sono i due consiglieri silenziosi che tengono in piedi Bruce quando il mondo gli crolla addosso. La squadra degli zii saggi. Freeman ha quell'eleganza da zio zen che lo rende credibile anche quando parla di sonari illegali. Kane invece fa commuovere con un'alzata di sopracciglio
E quando dice alcuni uomini vogliono solo vedere il mondo bruciare, stai già cercando i fazzoletti. Dal punto di vista tecnico, il gioco si fa davvero serio. Nolan, con Il Cavaliere Oscuro, fa il salto di qualità definitivo. Non sta più facendo un film di supereroi, sta girando un crime drama con il mantello e con più IMAX che peli sul petto di Bruce. La regia è chirurgica eppure grandiosa. La scena della rapina iniziale è già un classico, ma anche l'inseguimento nel tunnel, l'interrogatorio tra Batman e Joker, la prigione in fiamme, ogni scena ha la tensione di una stretta alla gola. Nolan sfrutta la città come un personaggio vivo, una scacchiera in cui tutti si muovono e dove il Joker rovescia il tavolo. Il montaggio ha un ritmo perfetto nonostante la durata. Jonathan Nolan e Christopher firmano una sceneggiatura che sembra uscita dalla penna di Michael Mann sotto acido, densa, cerebrale, piena di dilemmi morali e dialoghi memorabili. Wally Pfister alla fotografia gira una Gotham meno gotica e più Chicago reale, ma non per questo meno spaventosa. Toni freddi, luci dure, spazi urbani sterili e pieni di vetro e cemento. È la fotografia della realtà che schiaccia, del potere che osserva, del crimine che si mimetizza. E cosa vogliamo dire della colonna sonora? Hans Zimmer e James Newton Howard ancora insieme, ma stavolta con un suono più sporco, più nervoso, più disturbante. Il tema del Joker, quella singola nota di archi che si tende come un filo d'acciaio, è un capolavoro di tensione sonora. E quando parte il tema eroico di Batman, anche se dura un attimo, tu sei lì che pensi: sì, ok, la città è un disastro, ma almeno questo tizio col mantello c'è ancora. E quindi, cosa resta dopo il Cavaliere Oscuro? Resta il silenzio dopo l'esplosione. Resta un'ombra che corre sui tetti, inseguita dalla polizia, ma portata in trionfo dal nostro sguardo. Resta un film che ha alzato così tanto l'asticella da far sembrare ogni cinecomic successivo un tentativo disperato di imitazione. Nolan ha dimostrato che si può prendere un personaggio dei fumetti e raccontare una tragedia greca dentro una metropoli americana, che si può girare un film di supereroi senza superpoteri, ma con una marea di idee, dolore e ambiguità. The Dark Knight è il punto di non ritorno, il momento in cui il Batman di Nolan si trasforma in leggenda. Ma si sa, anche le leggende prima o poi cadono, e la terza parte, quella più difficile, arriva subito dopo. Capitolo 3. Il ritorno del Cavaliere Oscuro e dei problemi di schiena. 8 anni dopo gli eventi del secondo film, Nolan chiude la trilogia con un finale ambizioso, epico e sì, anche un po' sbilanciato. Il film è una bomba nucleare, letteralmente, ma stavolta la miccia è un po' troppo lunga e a volte ti viene voglia di accenderla tu con un accendino. La sequenza iniziale sull'aereo è da manuale, con quell'apertura da 007, infiltrazione, rapimento, caduta libera, dentista senza anestesia. Bane entra in scena con più stile di un villain di Bond, ma con la voce di uno che ha mangiato una cassa di Pringles. Gotham invece è ancora più cupa, più disperata. Senza Batman è diventata una città rassegnata, dove la legge Dent è un castello di carte costruito sull'inganno. E Bruce Wayne? Sparito. Zoppica, si nasconde, si è lasciato andare come un ex supereroe in crisi di mezz'età. E quando torna, la paga cara. Batman in questo film perde tutto. La forma fisica, la fiducia, Alfred, la città, persino la vertebra L5S1. Finisce in prigione, si rimette in piedi con lo yoga alla rabbia e torna più incazzato che mai. È un eroe che si rompe e si ricompone. Forse un po' troppo velocemente. Tutto bello, tutto epico, ma anche un po' affrettato. Cioè, capiamoci. Ti spacchi la schiena, ti cuciono male in una grotta e dopo 3 flessioni sei pronto a combattere Tomardi? Ok, Bruce, però spiegami che proteine prendi.
Tom Hardy fa un lavoro titanico con mezzo viso. Solo con gli occhi e la voce crea un villain carismatico, fisico, spaventoso, un terrorista filosofo con la voce d'aspirapolvere posseduto. Peccato per quella scelta vocale. Sembra una via di mezzo tra Sean Connery e un vecchio inglese che legge fiabe sotto effetto di morfina. Ma ti ci abitui. E a modo suo, Payne funziona come? È l'ideologia della forza bruta mascherata da rivoluzione. È l'anarchia organizzata, la legge del più forte travestita da giustizia. Peccato solo per la retcon finale, che lo ridimensiona a braccio armato di qualcun altro. Una vera coltellata al cuore, diciamolo. Ma vogliamo parlare di Selina Kyle, la Catwoman che non ti aspetti? Anne Hathaway è una rivelazione. Nessun latex fetish anni 90, niente miagoli ridicoli. Qui Catwoman è una ladra elegante, ironica, disillusa, che ruba per sopravvivere, ma sogna una via d'uscita. È anche la prima volta in cui una Selina ha una vera chimica con Bruce e la Hathaway si prende ogni scena con naturalezza felina. Applausi. Joseph Gordon-Levitt interpreta Blake, un giovane idealista scritto con l'evidenziatore fosforescente. È puro, corretto, crede nei simboli. E sì, indovina chi è davvero? Forse il colpo di scena meno sorprendente dai tempi di Io sono tuo padre. Matthew Modine Foley fa il funzionario ottuso che serve giusto a redimersi poco prima di morire. Classico. E poi c'è Marion Cotillard, che interpreta Miranda Tate / Talia al Ghul, con lo sguardo da CEO spirituale e una morte che, vabbè dai, è diventata un meme. Peccato perché fino a quel punto funzionava, ma quella scena... Nolan, perché? Nolan dirige con la consueta mano ferma, ma stavolta vuole raccontare troppo. Un'intera rivoluzione sociale, un Batman caduto e risorto, una città occupata, un'eredità morale. E il Cavaliere Oscuro ritorna, manca un po' i Miserabili, occupò i Gotham e Fast and Furious la vendetta delle vertebre. Funziona? In buona parte sì, ma ogni tanto il film barcolla sotto il peso delle sue stesse ambizioni. Dal punto di vista della fotografia, Pfister stavolta gioca con colori più caldi, sabbiosi, quasi desertici. La prigione, le scene del ritorno, la città al tramonto. Ma nel complesso Gotham perde un po' della sua anima dark e industriale. Il montaggio alterna grandi sequenze d'azione, la rivolta finale è pazzesca, a momenti un po' più lenti che rallentano il ritmo. Hans Zimmer abbandona la collaborazione con Howard e compone una delle sue partiture più emozionanti e strutturate. Il tema Rise è il cuore musicale dell'intero film e accompagna l'uscita dalla prigione come una resurrezione mistica. Il finale? Troppo, ma bello. Sì, c'è la bomba. Sì, c'è il pilota automatico misterioso. Sì, c'è Alfred che piange nel cimitero e poi se lo ritrova vivo a Firenze come in un sogno. Ma lo sai cosa? Funziona. Funziona perché è la chiusura che la trilogia si è guadagnata. Un finale che parla di eredità, di sacrificio, di riscatto. E per quanto forzi qualche passaggio, ti fa uscire dalla sala con un nodo in gola e la voglia di diventare una leggenda. Magari non sarà il capitolo perfetto, ma il ritorno fa il suo dovere. Tira le fila, alza la posta e ci saluta con un Bruce che, finalmente, può smettere di essere Batman, o almeno provarci. E onestamente, non sarà il Cavaliere Oscuro, ma chi se ne frega, qui si chiude un'epopea e io mi metto il mantello e applaudo. Capitolo 4. E alla fine resta solo l'oscurità e i voti.
quando si parla della trilogia del Cavaliere Oscuro, non si sta semplicemente parlando di cinecomic. Si parla di un punto di svolta per il cinema di genere, di un regista che ha deciso di prendere un eroe mascherato e trattarlo con la stessa serietà riservata ai drammi esistenziali di Michael Mann o ai noir metropolitani degli anni 70. Un Batman senza superpoteri, ma con un'etica granitica. Un Joker che non ha bisogno di origini per essere terrificante. Un Bruce Wayne distrutto, spezzato, ma sempre pronto a rialzarsi. Christopher Nolan ha costruito un'opera monumentale, una trilogia che ha ridefinito il concetto stesso di film d'autore mainstream. Non è perfetta, certo, e il ritorno a qualche sbavatura, qualche punto debole nella sceneggiatura, ma il quadro complessivo è qualcosa che pochi blockbuster possono anche solo sognare di eguagliare. E allora è il momento di tirare le somme. Batman Begins, 9,5 su 10. L'inizio, il mito che si costruisce pezzo dopo pezzo, la paura che diventa arma. Un film che non solo rilancia Batman, ma insegna a Hollywood come si fa un origin story. The Dark Knight, 10 su 10. Il capolavoro, il film che trascende il genere, che si arrampica tra le crepe della società e ci mostra quanto è sottile il confine tra ordine e caos. Heath Ledger, un Joker che ha fatto la storia. Nolan, che alza l'asticella per tutti. The Dark Knight Rises, 8,5 su 10. La chiusura, epica, emotiva, ambiziosa, anche imperfetta, certo, ma chiude il cerchio con dignità, visione e coraggio e ci ricorda che chiunque può essere un eroe, anche solo facendo qualcosa di semplice, di buono. E allora, restiamo in silenzio un secondo. Abbassiamo le luci. Pensiamo a quella Gotham sporca, disperata, affamata di giustizia. Pensiamo a Bruce, a Joker, a Bane, a un uomo che cade e si rialza. Pensiamo a noi, che di fronte a queste storie ci ritroviamo migliori, più forti, più vivi. Perché alla fine non è tanto chi siamo che ci qualifica, ma che film guardiamo quando vogliamo credere ancora negli eroi.